Oggi vi spiego come poter realizzare questo presepe. Allora, partiamo subito dalle teste. Si tratta di 3 sfere di legno con misure diverse, 35 mm, 40 mm e questa è 45, anche 50 possono andare bene. Tutte e 3 le testine sono state dipinte con acrilico rosa completamente e all'interno delle stesse ho inserito un pezzettino, un bastoncino di legno. Se non ne trovate potete anche tranquillamente utilizzare le stecche, quelle per il cibo cinese. Basta che le infilate all'interno fin dove si blocca la pallina e poi tagliate un pezzo che fuoriesce di circa 25 cm. Partiamo subito col fare Giuseppe, che è quello un pochino più lungo come progetto. Allora la testina è dipinta con acrilico rosa e poi con un cerchiometro mi faccio la traccia dei 2 occhietti. Io utilizzo questa penna, è una Pilot, una penna che scrive praticamente in bianco. Non è cancellabile, quindi il segno che faccio resta. Faccio i 2 cerchi vicini vicini e poi li coloro all'interno con un pennello e acrilico bianco. Con un po' di calma. Dipende sempre da che tipo di colore utilizzate. Io uso il colore americana, che è quello apposito che viene utilizzato per fare il country painting. Però molto più spesso so che esistono in commercio altri tipi di acrilici. Dipende sempre da quanto coprenti sono, nel senso che per esempio il bianco dell'americana è da ripassare almeno 2 volte. Noi oggi lo faremo una volta sola per via del fatto di non allungare troppo il video, però con 2 volte, passato 2 volte appena asciutto, il lavoro viene ancora più preciso. Lasciamo asciugare un attimino il colore e intanto passiamo al viso di Maria. Per questo utilizzerò del fard per fare le guance. Una bella guancia, un bel cerchio a destra e a sinistra e poi procedo a disegnare gli occhi e la bocca con la penna gel. La facciamo con gli occhietti chiusi, quindi mi faccio 2 puntini abbastanza vicini e altri 2 un pochino più larghi e faccio altro che tracciare 2 semisfere con le relative ciglia. Un nasino, che si tratta praticamente di una virgoletta, e poi un bel sorriso grande. Quindi mi aiuto sempre col cerchiometro, parto da un punto e vado fin su nell'altro. 2 bei puntini per fermare un attimo questo sorriso e poi farò i punti luce. Aspetto un attimo che si asciughi il tutto, magari nel frattempo posso anche procedere con qualche lentiggine. Ecco qua. Nel frattempo si sono asciugati gli occhi, quelli bianchi, e faccio una traccia degli occhi con l'acrilico nero. Anche qui ci faccio delle ciglia. Il nasino invece di San Giuseppe è fatto con un pezzettino, una mezza sfera piccolina da 1 centimetro di legno, anche questa colorata con acrilico rosa. Anche questa la dovremo incollare poco sotto gli occhi, così, e procediamo anche qui a tracciare le guance rosse. Da una parte, dall'altra, e poi sporchiamo un pochino anche questo nasino centrale. Non completamente, solo un pochino intorno. Così gli diamo un po' più di naturalezza. La parte centrale degli occhi la possiamo fare sempre con la penna gel oppure con un bulino facciamo i 2 puntini bianchi centrali. Lascio asciugare ancora un minuto, li facciamo dopo. Procediamo invece col Gesù bambino, anche lui
per lui facciamo queste due semisfere con le ciglia sempre e un sorrisetto a metà. La misura del cerchio in realtà nel mio caso è abbastanza casuale, vado un po' a occhio. Il sorrisetto e le guance anche per lui, così nel frattempo si asciugheranno gli occhi fatti con l'acrilico. Ok. Facciamo le due sfere centrali. E poi sempre con acrilico bianco e il bulino faremo tutti i punti luce su tutte quante le guance. Quindi acrilico bianco, un bulino di misura media, allora a Giuseppe facciamo due bei cerchi con qualche puntino, così. A Gesù bambino ne facciamo soltanto 3, così, e invece a lei facciamo qualche puntino in qua e là. E direi che per fare i visi questo è più che sufficiente. Prepariamo, mentre aspettiamo quindi che si asciughi tutto, la barba e i capelli, la barba di Giuseppe e i capelli. Quindi io 3 ciuffetti li ho già preparati, ma vi mostro come fare il quarto perché ne servono 4. Su 3 dita avvolgo 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri di lana che verranno chiusi all'interno con un pezzettino della lana stessa. Sono praticamente 4 ciocche. Mentre per lei si tratta di fare una ciocca molto più lunga. La lunghezza basta appoggiarla, si fa un pochino ad occhio. Ecco, una cosa così, prendo la misura in questo modo qui e faccio una matassina di lana un pochino più grande. Quindi la procedura più o meno è la stessa. Mettiamo la barba al San Giuseppe, quindi un goccino di colla dove più o meno ho fatto il nodo e poi vado ad incollarla sotto il naso, al centro, la prima ciocca. L'altra una a destra e poi una a sinistra dello stesso naso. Qui dipende sempre da che lana trovate, cioè se è molto grossa allora dovrete fare meno giri, 3, 4, se è più fina forse dovrete farne di più, e a occhio. Abbiamo anche un po' coperto le guance, ma non ha importanza. Ok, la regoliamo un pochino, leviamo via l'eccesso. E poi lui ha anche un ciuffetto di capelli. Praticamente copriamo il buco della sfera. Così. Un goccio di colla pochina di lato e li accompagniamo giù da una parte e poi anche dall'altra. Ecco, così. Per lui abbiamo ritagliato una fascetta di panno lenci scura che servirà per fare come una specie di sorta di turbante, in questo modo qua. Ora taglio un pezzetto perché vado un po' a occhio con le misure. Ecco qua. Basta un po' di colla dai lati, così, e poi dall'altra parte.
proprio serve solo un goccino di colla solo per fermare dai lati. Lascio comunque una parte che fuoriesca dalla testina. Qua regolo la misura. Le vesti per lei e per lui sono fatte allo stesso modo. Allora, le parti in panolenci che ora vi mostro le potete trovare tutte disegnate nel cartamodello che potete scaricare gratuitamente dal sito www.craftonline.it. Questa sorta di triangolo, che poi adesso diventa un cono, è la veste per entrambi. Quindi l'ho ritagliato dal cartamodello, disegnato su un pezzo di... Io ho trovato un panno lana, ma va bene anche il panno lenci, chiuso a metà, ok, e cucito il lato lungo di questa sorta di triangolo. Lo rigiro per dritto, questa è la veste di lei, e non devo far altro che infilarla all'interno del foro che comunque resta nella cima, ok, in questo modo qua, e metto con un goccio di colla così lo fermo direttamente. Questo è per lei e per lui. Qui vedete la cucitura, ho scelto il marrone e mettiamo la veste anche a lui, infiliamo un po', è anche molto morbido questo tessuto che ho trovato, quindi vado anche bene a manipolarlo. Un goccino di colla sul collo e lo blocco là in alto. Ora il San Giuseppe è pronto, al massimo rifiliamo un pochino la barba. Lei è quasi pronta, gli mettiamo soltanto la ciocca dei capelli, quindi anche per lei un goccino di colla anche dai lati. I capelli possiamo lasciarli sciolti o raccolti, è lo stesso. Poi sempre dal cartamodello troverete il fazzoletto da metterle in testa. Io l'ho ritagliato da un pezzo di panno lenci e non faccio altro che, eccolo qui, metterglielo in testa proprio come un fazzoletto normalissimo e ci faccio il nodo sotto. Lo possiamo tranquillamente fermare e lavorare poi con la colla a caldo. Ecco qua. Volendo possiamo anche poi incollare lungo il bordo la pellicetta o anche senza, è a gusto. Per quanto riguarda invece il piccolo Gesù bambino, il lavoro è molto semplice. Io ho recuperato appunto questa sorta di panno lana, di tessuto infeltrito, e ho tagliato delle striscioline con la forbice normalissime di circa 1 centimetro di larghezza, e non faccio altro che fasciare il nostro piccolo bimbo in questo modo qua. Sono partita da dietro, ho messo un goccino di colla, ne metto un altro qui alla chiusura e taglio via l'eccedenza. E poi sempre con tutti questi pezzi non faccio altro che ricoprire la testina del bimbo. Avvito praticamente tutto attorno alla testa queste striscioline. Un pochino alla volta, non tutto in velocità come sto facendo io, ok, coprendo un po' tutti i buchi. E sempre con queste striscioline, partendo appunto da dietro, avvolgo anche il bastoncino di legno a spirale. La colla mi aiuta solo a fermare un pochino i punti in qua e in là. Di giri di questa spirale magari ne facciamo più di uno per dare un po' di spessore.
Quando arrivo verso la fine, che ho deciso che lo spessore che ho scelto è quello definitivo, l'ultimo pezzo lo vado un pochino a incrociare. Ok, faccio questo movimento qua di incrocio e così ho l'idea della fasciatura, do l'idea un pochino che sia fasciato. Ci possiamo fare anche l'aureola. Io ho recuperato questa specie di decorazione che trovate anche nei negozi adesso che vendono oggetti per Natale. Penso che serva per l'albero di Natale, ma noi lo usiamo per ben altre cose. E gli facciamo un'aureola, quindi gli faccio un anello, è animato, ha un pezzo di fil di ferro all'interno, quindi vado bene a lavorarlo. Ok, questa è la mia aureola, un pochino più corta magari. Un goccio di colla e Gesù bambino è pronto. Ecco qua. Ecco quindi finita la mia Sacra Famiglia. Potrete utilizzarli all'interno di alcune ghirlande, come ho fatto io in questo progetto, quindi dei fuori porta, oppure addirittura metterli direttamente sotto l'albero di Natale.